Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Francesco e oggi torniamo a parlare di adattatori USB wireless, quindi per Android Auto ed Apple CarPlay, e lo facciamo con questo minuscolo adattatore della Linkifan. Eccoci qua. Perché dico piccolissimo? Perché ormai stanno realizzando degli adattatori veramente microscopici. Vi ricordate qualche anno fa quando ho recensito il primo adattatore della cara BC, diciamo un bel padellone? Sono arrivati a fare degli adattatori veramente minuscoli e vi dico le misure di questo Linkifan che sono veramente ridicole. Parliamo di 24,3 per 53 per 12,5 mm per un peso totale di 12 grammi. La caratteristica di questi adattatori, compreso questo della Linkifan, è che possiamo utilizzare il nostro autoradio con tutti i comandi presenti nell'autovettura, ovviamente anche i comandi vocali di Google e Siri. Altra cosa interessante di questo modulo è che possiamo interagire con il nostro smartphone per vedere se ci sono eventuali aggiornamenti del firmware. Bisogna collegare il modulo USB wireless ad un caricabatterie del cellulare. Ci colleghiamo tramite wifi con il nostro smartphone, entriamo all'interno del modulo digitando 8x8, che sarebbe il pin del wifi. Una volta fatto ciò, apriamo il browser del nostro telefonino e digitiamo 192.168.1.101 e in quella maniera entriamo nel menu di questo adattatore e da lì, ripeto, ci sono delle impostazioni che possiamo attivare o disattivare o cambiare o vedere se ci sono degli aggiornamenti. Ed in ultimo abbiamo un LED che contorna l'adattatore multicolore per capire quando il modulo sia collegato Android Auto o Apple CarPlay. Costo? Devo dire che non è assolutamente eccessivo, considerando che questo modulo USB wireless ha la possibilità di poter sfruttare entrambi i sistemi operativi Android Auto ed Apple CarPlay. Il costo si aggira intorno ai 30 euro. Come al solito poi qua sotto trovate tutti i link di riferimento per andarvi a vedere le caratteristiche complete del prodotto e per chi vorrà acquistarlo. Detto questo, andiamo un attimino a vedere il contenuto. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno della confezione, ma già ve l'ho detto, c'è il modulo e due adattatori e il librettino di istruzioni, però ve lo faccio vedere per correttezza, magari tutti si fidano di quello che dico. Ragazzi, prima di continuare con la recensione volevo ricordarvi una cosa molto ma molto importante che a volte parecchi dimenticano. Prima di acquistare questi moduli o questi adattatori USB wireless, accertatevi che il vostro autoradio supporti una connessione cablata a questi due sistemi operativi. Che significa? Significa che collegando lo smartphone tramite il cavetto originale è meglio, così fughiamo ogni dubbio, all'autoradio e non dovesse partire né Android Auto né Apple CarPlay, significa che il vostro autoradio non supporta nessuna delle due connessioni. Quindi non acquistate questi adattatori perché buttate dei soldi. È chiaro sto fatto? Primo test che andiamo a fare è vedere quanto tempo impiega questo modulo USB wireless per collegarsi al sistema operativo Android Auto in questo caso. Luci, accendiamo la bestia, via. Collegato. Sti cazzi. La velocità di connessione, almeno al sistema operativo Android Auto, è in linea con gli altri moduli che costano il doppio, quindi devo dire primo test superato con successo.
Secondo test, vediamo ovviamente adesso l'assistente di Google se funziona correttamente. Ehi, guidami a Roma. Ok, a Roma, andiamo. Siamo pronti. Partiamo. Ok. Ehi, chiama casa. Certo, chiamo casa. Tim, messaggio gratuito. Chiamata personale. Ok. Andiamo a vedere tutte le applicazioni di Android Auto. Devo dire che neanche è lento, ragazzi. È abbastanza veloce. Esci. Per la prova con Apple CarPlay utilizzerò il mio iPhone 6 Plus, quindi molto datato ma perfettamente funzionante, mentre con Android Auto ho utilizzato lo Xiaomi 12T. Questi sono i due telefoni che utilizzo sempre per le prove. Allora, per abilitare Apple CarPlay dobbiamo, come in Android Auto, prima collegarci con il Bluetooth dell'autoradio e poi con il Bluetooth del modulo, quindi l'adattatore USB wireless, e dobbiamo sincronizzare i due dispositivi. Andiamo su Bluetooth e il modulo in questione è questo qui, iBox Bluetooth D763. Clicchiamo qui, dobbiamo abbinare il dispositivo, quindi in questo caso vedete iBox Bluetooth, l'adattatore, abbina, consenti, connesso, usa CarPlay, chiudiamo, eccolo qua, collegato. Anche qui possiamo sfruttare l'assistente Siri. Qui abbiamo la doppia finestra che possiamo utilizzare il navigatore e Spotify per andare ad ascoltare le nostre playlist. Notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa in... Qui abbiamo tutte le applicazioni che possiamo utilizzare con Apple CarPlay. Comunque ragazzi, la velocità di Apple CarPlay è sempre migliore rispetto ad Android Auto. Abbiamo Waze, vedete, è molto ma molto più veloce. Sigic, Maps, Spotify schermo intero. Ok, allora vediamo l'assistente. Ehi, guidami a Roma. Ottengo le indicazioni per Roma. Avvio itinerario per Roma. Ehi, esci dalla navigazione. Interrompo la navigazione. Hai lavorato bene. Ehi, chiama casa. Chiamo casa. Tim, messaggio gratuito. Siamo spiacenti. Il suo telefonino non è abilitato. Ok. Come al solito, al termine di ogni recensione esprimo un mio parere. Mi fido di lei, eh? Questo modulo USB wireless costa poco, funziona bene ed è veloce. A chi è indicato un modulo del genere? A chi ovviamente non vuole utilizzare il cavetto nella propria autovettura o a chi invece utilizza molto spesso il cavetto nella propria autovettura. Collegare e scollegare il telefono tantissime volte al giorno può guastare la batteria del nostro smartphone, quindi in quel caso avete visto che basta lasciare il modulo USB wireless collegato all'autoradio della nostra autovettura, entriamo in auto con il telefono in tasca e non dobbiamo fare nulla perché si va a collegare in un istante.
15-20 secondi e siamo operativi, e da lì possiamo sfruttare i due sistemi operativi. Possiamo chiedere di portarci una determinata via, possiamo chiedere di fare una telefonata, quindi possiamo fare tutto senza necessità del cavetto. Detto questo, vi ricordo che qua sotto nella descrizione del video trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda questo nuovo modulo USB wireless. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace come sempre, grazie di cuore gentilissimi, e noi ci vediamo in una delle prossime spumeggianti recensioni. Un bacione da Francesco, ciao!